Lezione 1. Il bambino della famiglia. Mio fratello minore è il più piccolo della famiglia ed è abituato a essere viziato. Questo è comune con i più giovani. Pensi che influenzi la sua personalità? Decisamente. È fiducioso ed estroverso, ma a volte fa troppo affidamento sugli altri. È interessante come l'ordine di nascita possa plasmare il carattere di qualcuno. Vero. Cerco di incoraggiarlo ad essere più indipendente. Questo è un buon approccio. I fratelli possono avere una grande influenza l'uno sull'altro. Siamo vicini, quindi voglio aiutarlo a crescere pur continuando a sostenerlo. Sembra che tu stia facendo un ottimo lavoro. Le dinamiche familiari sono affascinanti. Grazie. È un'esperienza di apprendimento per entrambi. Lezione 2. Collana di dichiarazione. Che tipo di accessori stai cercando? Ho bisogno di una collana di tendenza e di alcuni pezzi versatili. È un'ottima idea. Un pezzo di tendenza può davvero elevare un outfit. Esattamente. Hai qualche consiglio su dove fare acquisti? C'è una boutique in centro con design unici. Posso portarti lì? Sembra perfetto. Mi piacerebbe trovare qualcosa di audace e accattivante. Andiamo questo fine settimana. Possiamo dedicarci una giornata. Ci sto. Sarà divertente esplorare e trovare qualcosa di speciale. Concordato. Troviamo i pezzi perfetti per completare il tuo look. Lezione 3. Routine per la cura della pelle. Pulisco, tono e idrato ogni giorno. Grande. È importante prendersi cura della propria pelle. Decisamente. Hai qualche prodotto preferito? Adoro usare ingredienti naturali come l'aloe vera e l'acqua di rose. Sembra rinfrescante. Quanto spesso esegui una routine completa di cura della pelle? 2 volte al giorno, mattina e sera. La coerenza è fondamentale. Dovrò provare alcuni dei tuoi consigli. La mia pelle ha bisogno di cure extra. Fammi sapere come va. La cura della pelle consiste nel trovare ciò che funziona per te. Grazie per i suggerimenti, sono entusiasta di vedere i risultati. Lezione 4. Impostazioni sulla privacy. Dovremmo rimanere aggiornati sulle impostazioni della privacy ed essere consapevoli dei rischi. Concordato. Assicuriamoci di adottare le misure necessarie per proteggere le nostre informazioni. Controllerò prima i miei account sui social media. Sai come regolare le impostazioni? Sì, posso mostrartelo. È importante limitare chi può vedere i tuoi post e i tuoi dettagli personali. È una buona idea. Abiliterò anche l'autenticazione a 2 fattori per una maggiore sicurezza. Mossa intelligente. Dovremmo anche essere cauti riguardo alle app che scarichiamo e ai collegamenti su cui facciamo click. Assolutamente. È meglio prevenire che curare quando si tratta di privacy online. Facciamo in modo che questo sia un check-in regolare. Rimanere informati è la migliore difesa. Concordato. Grazie per i suggerimenti, ora mi sento più sicuro nel proteggere i miei dati. Lezione 5. Promemoria della spesa. Sì, stiamo finendo il pane e le uova.
Non dimentichiamoci di aggiungerli alla lista. Buona chiamata. Abbiamo bisogno di altro mentre siamo al negozio? Controlliamo il frigorifero. Potremmo aver bisogno anche di latte e burro. Darò un'occhiata. E gli spuntini della settimana? Prendiamo un po' di frutta e noci. Sono opzioni più salutari. Perfetto. Andiamo insieme o facciamo la spesa a turno? Andiamo insieme. È più divertente e possiamo dividerci i compiti. Suona bene. Prenderò la lista e potremo partire presto. Grande. Rendiamolo un viaggio rapido ed efficiente. Lezione 6. Mescolare le routine. Sto cercando di cambiare la mia routine e trovare attività che mi piacciono davvero. Grande. Vedrai che goderti i tuoi allenamenti li renderà molto più efficaci. Questo è quello che spero. Hai qualche suggerimento per attività divertenti? Che ne dici di provare una lezione di ballo o un'escursione? Entrambi sono ottimi modi per rimanere attivi. Ho sempre desiderato provare a ballare. Forse mi iscriverò a un corso per principianti. È un'idea fantastica. È anche un ottimo modo per incontrare nuove persone. Vero. Cercherò lezioni nelle vicinanze e ci proverò. Fammi sapere come va. Sono entusiasta che tu possa trovare qualcosa che ami. Grazie. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Lezione 7. Tifo per le strade. La folla era piena di avventure e di glorie e applaudiva con entusiasmo per le strade. Sembra un momento incredibile. Cosa stavano festeggiando? È stata una parata della vittoria dopo che la squadra ha vinto il campionato. Posso immaginare l'energia e l'eccitazione. Deve essere stato indimenticabile. Lo era davvero. Tutta la città si è riunita per celebrare il risultato. Momenti come questi ci ricordano il potere dell'unità e della gioia condivisa. Assolutamente. È stimolante vedere come lo sport può unire le persone. Dovremmo pianificare di partecipare a un grande evento come quello un giorno. Mi piacerebbe. È un'esperienza che tutti dovrebbero fare almeno una volta. Lezione 8. Supporto per gli acquisti online. I clienti possono ordinare ed effettuare il pagamento per i prodotti o servizi acquistati online e ricevere supporto con un semplice click. Questa è la bellezza dell'e-commerce. È così comodo e facile da usare. Pensi che lo shopping online sostituirà completamente i negozi fisici? Non del tutto, ma sta sicuramente cambiando il modo in cui facciamo acquisti. Vero. La possibilità di confrontare i prezzi e leggere le recensioni online è un punto di svolta. E i sistemi di supporto, come la chat dal vivo e i resi facili, lo rendono ancora migliore. È sorprendente come la tecnologia abbia trasformato l'esperienza di acquisto. Abbracciamo il meglio di entrambi i mondi, comodità online ed esperienze in negozio. Concordato. Il futuro dello shopping sembra luminoso. Lezione 9. Diffondere la tensione. Per allentare la tensione in situazioni difficili, trovo che anche l'ascolto attivo sia d'aiuto. Lo fa davvero? Mostra all'altra persona che apprezzi la sua prospettiva. Esattamente.
Si tratta di comprendere prima di essere compresi. Hai altre strategie per gestire conversazioni difficili? Mantenere la calma e concentrarsi sulle soluzioni piuttosto che sulle colpe funziona bene. È un ottimo approccio. Mantiene la conversazione produttiva. Non è sempre facile, ma vale la pena sforzarsi di mantenere relazioni positive. Concordato. Pratichiamo queste tecniche nelle nostre interazioni quotidiane. Sembra un piano. La comunicazione è la chiave per risolvere i conflitti. Lezione 10. Negoziazione dei termini di pagamento. Sembra giusto. Possiamo negoziare anche i termini di pagamento? Ovviamente. Cosa avevi in mente? Stavo pensando di dividere il pagamento in 2 rate. Potrebbe funzionare. Discutiamo la sequenza temporale per ogni puntata. Che ne dici del 50% in anticipo e del resto al termine? È ragionevole. Redigerò l'accordo e lo invierò per la revisione. Perfetto. Apprezzo la tua flessibilità e disponibilità a lavorare con me. Piacere mio. Assicuriamoci che entrambe le parti siano soddisfatte dei termini. Concordato. In attesa di una partnership di successo. Lezione 11. È da molto tempo che non ci vediamo. Ehi, è da tanto che non ci vediamo. Come sei stato? Sono stato bravo, rimanendo semplicemente occupato con il lavoro e la vita. E tu? Lo stesso qui. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Dovremmo proteggerci e trovare il tempo per queste conversazioni. Assolutamente. La vita diventa frenetica, ma è importante rimanere in contatto. Vero. Cosa hai fatto ultimamente? Qualcosa di eccitante? Ho viaggiato un po' ed esplorato nuovi hobby. È stato rinfrescante. Sembra fantastico. Qualche destinazione o hobby preferito finora? Mi sono innamorato dell'escursionismo e ho visitato alcuni parchi nazionali. Dovresti unirti a me qualche volta. Mi piacerebbe. Pianifichiamo qualcosa presto. È fantastico riconnettersi. Lezione 12. Il ciclo delle stagioni. L'estate sfuma nell'autunno, poi ritorna l'inverno. Le stagioni si susseguono una dopo l'altra. È affascinante come la natura abbia il suo ritmo, non è vero? Assolutamente. Ogni stagione porta qualcosa di unico e bello. Hai una stagione preferita? Adoro l'autunno, i colori, l'aria frizzante e le vibrazioni accoglienti. E tu? Sono una persona estiva. Adoro le giornate lunghe e il clima caldo. È giusto. È incredibile come le stagioni modellano le nostre esperienze e i nostri stati d'animo. Vero. Ci ricorda che il cambiamento è costante e naturale. Godiamoci ogni stagione finché dura. Hanno tutti qualcosa di speciale da offrire. Lezione 13. L'eredità per le generazioni future. Creare un'eredità per le generazioni future è così importante. Da dove dovremmo iniziare? Forse possiamo concentrarci sulla sostenibilità e sull'istruzione. Queste sono le aree chiave. È un'ottima idea. Insegnare alla prossima generazione a prendersi cura del pianeta è fondamentale.
Esattamente. Potremmo anche documentare le nostre storie e lezioni da cui possano imparare. Lo adoro. Condividere saggezza ed esperienze può avere un impatto duraturo. Si tratta di piantare semi oggi che diventeranno qualcosa di significativo domani. Iniziamo in piccolo ma pensiamo in grande. Ogni sforzo conta. Concordato. Insieme possiamo fare la differenza per il futuro. Questo è stimolante. Facciamo il primo passo e vediamo dove porta. Lezione 14. Gennaio Blues. Gennaio è il primo mese dell'anno e di solito fa freddo a gennaio. Vero. È tempo di nuovi inizi, ma il freddo può rendere difficile rimanere motivati. Hai qualche consiglio per sconfiggere la depressione di gennaio? Cerco di rimanere attivo e di fissare obiettivi piccoli e raggiungibili. Mi aiuta a mantenermi positivo. È intelligente. Mi piace anche pianificare qualcosa di divertente da aspettarmi, come un viaggio o un evento. Ottima idea. Avere qualcosa di eccitante all'orizzonte rende il freddo più sopportabile. Facciamo in modo che questo gennaio sia bello, nonostante il tempo. Concordato. Una mentalità positiva può fare molto. Ecco un nuovo inizio e un grande anno a venire. Lezione 15. La chiamata del millennio. L'appello del millennio continua ad essere un programma che la vostra generazione trasmette. È una grande responsabilità, ma anche un'entusiasmante opportunità per plasmare il futuro. Pensi che siamo sulla strada giusta con i cambiamenti che stiamo apportando? Alcune aree stanno procedendo bene, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Vero. Si tratta di bilanciare l'innovazione con la preservazione di ciò che è importante. Esattamente. Dobbiamo pensare a lungo termine e considerare l'impatto delle nostre azioni. È stimolante vedere quanto potenziale c'è per un cambiamento positivo. Continuiamo ad andare avanti e a lasciare un'eredità di cui possiamo essere orgogliosi. Concordato. Il futuro è nelle nostre mani e abbiamo questo. Lezione 16. Rimanere motivati. Rimanere motivati può essere difficile. Come ti mantieni in pista? Mi assicuro di fissare obiettivi chiari e di ricompensarmi al termine. È un'ottima strategia. Suddividi i tuoi obiettivi in passaggi più piccoli. Sì, li fa sentire più gestibili e meno opprimenti. Ci proverò. A volte perdo la motivazione quando l'obiettivo sembra troppo grande. Scomporre aiuta, e celebrare le piccole vittorie mantiene vivo lo slancio. Che tipo di premi ti dai? Potrebbe essere qualcosa di semplice, come un regalo o una pausa per fare qualcosa che mi piace. Sembra motivante. Inizierò a fissare obiettivi più piccoli e a premiare anche me stesso. Lezione 17. Provare lo yoga. Ho pensato di aggiungere lo yoga alla mia routine. È un'ottima idea. È perfetto per migliorare la flessibilità e il relax. Non sono molto flessibile, però. Pensi che farò fatica all'inizio? Tutti iniziano da qualche parte. Lo yoga riguarda il progresso, non la perfezione. Questo è rassicurante. Dovrei iscrivermi a un corso o provarlo a casa.
Una lezione potrebbe essere migliore per i principianti. L'istruttore può guidarti. Buon punto. Cercherò una lezione per principianti nelle vicinanze. Fammi sapere come va. Sono sicuro che lo adorerai una volta che ci entrerai. Grazie per l'incoraggiamento, sono entusiasta di provarlo. Lezione 18. Stili di comunicazione. Hai notato differenze negli stili di comunicazione? Sì, alcune persone sono dirette, mentre altre sono più subdole. È interessante. Pensi che il background culturale abbia un ruolo in queste differenze? Decisamente. La cultura modella il modo in cui ci esprimiamo e interpretiamo gli altri. È vero. È importante essere consapevoli di queste differenze per evitare malintesi. Esattamente. L'ascolto attivo e l'empatia possono colmare il divario. Lo terrò a mente. La comunicazione è un'abilità così vitale. Lo è davvero. Esercitiamoci a essere più consapevoli nelle nostre conversazioni. Concordato. Una migliore comunicazione porta a relazioni più forti. Lezione 19. L'eredità dei vichinghi. Non per attaccare, ma sebbene i vichinghi fossero conosciuti come feroci guerrieri, costruirono anche navi incredibili ed esplorarono nuove terre. È vero, erano più che semplici guerrieri, erano abili artigiani e navigatori. Pensi che la loro eredità sia spesso fraintesa? Decisamente. Il loro contributo all'esplorazione e al commercio è spesso trascurato. È affascinante come la storia possa semplificare culture complesse trasformandole in stereotipi. Vero. Dovremmo scavare più a fondo per comprendere il quadro completo. Impariamo di più sui loro risultati oltre le battaglie. Concordato. C'è così tanto da apprezzare sulla loro ingegnosità e resilienza. La storia è piena di sorprese quando si guarda oltre la superficie. Lezione 20. Resi gratuiti. Sembra fantastico. Offrono resi gratuiti se qualcosa non va bene? Sì, lo fanno. È uno dei motivi per cui adoro fare shopping lì. È un sollievo. Elimina lo stress dallo shopping online. Esattamente. Puoi provare le cose a casa e restituire ciò che non funziona. Hanno un limite di tempo per i resi. Di solito 30 giorni, ma è meglio controllare la loro politica per i dettagli. Buono a sapersi. Mi assicurerò di mantenere i tag inseriti per ogni evenienza. Mossa intelligente. È sempre meglio essere preparati. Grazie per il suggerimento. Sono entusiasta di fare acquisti con fiducia ora. Lezione 21. L'eredità di Lord Stockton. Già nel 1962 fu Lord Stockton, ex Harold Macmillan, a proporre per primo l'idea di modernizzazione economica. È affascinante. Pensi che le sue idee siano ancora attuali oggi? Assolutamente. Molti dei suoi principi sull'equilibrio tra crescita e benessere sociale sono ancora dibattuti. È sorprendente quanto fosse lungimirante per il suo tempo. Qual è stato il suo più grande contributo? Ha sottolineato l'importanza della tecnologia e dell'istruzione nel guidare il progresso economico. Questo è qualcosa a cui diamo ancora la priorità oggi. Pensi che la sua eredità sia pienamente riconosciuta?
Non sempre. Il suo lavoro è spesso messo in ombra da figure politiche successive, ma il suo impatto è innegabile. Dovremmo rivisitare le sue idee e vedere come possono applicarsi alle sfide moderne. Concordato. La storia ha molto da insegnarci se siamo disposti ad ascoltare. Lezione 22. Giro in elicottero. Quando salii a bordo, le eliche dell'elicottero giravano. È stata un'esperienza davvero esaltante. Sembra elettrizzante. Eri nervoso? Un po', ma il pilota è stato molto rassicurante e ne è valsa la pena. Cosa hai visto da lassù? La città sembrava incredibile, come un modello in miniatura con macchine ed edifici minuscoli. Ho sempre desiderato provare un giro in elicottero. Quanto tempo è durato? Circa 20 minuti, ma sembrava che il tempo fosse volato via. Dovresti assolutamente provarlo. Lo aggiungerò alla mia lista dei desideri. Sembra un'avventura indimenticabile. Lo è davvero. Fammi sapere quando sei pronto e possiamo andare insieme. Lezione 23. La soffitta della nonna. Ero felice che mi avesse chiesto di aiutarla a pulire la sua soffitta. Bello, cosa hai trovato lassù? Mia nonna dice che la sua soffitta è piena di cianfrusaglie, ma in realtà è uno scrigno di ricordi. Hai scoperto qualcosa di interessante? Vecchi album fotografici, abiti vintage e perfino qualche lettera scritta a mano. Sembra fantastico. È come tornare indietro nel tempo. Esattamente. È stato un ottimo modo per entrare in contatto con lei e conoscere la storia della nostra famiglia. Dovresti documentare tutto. È un pezzo della tua eredità. È un'ottima idea. Inizierò a organizzarlo in un album o in un archivio digitale. Lezione 24. Acquisti duty free. I prezzi nei negozi duty free sono più economici rispetto ai negozi normali? Dipende dall'articolo, ma spesso fanno buoni affari su beni di lusso e alcolici. Buono a sapersi. Hanno una vasta scelta di prodotti? Sì, puoi trovare di tutto, dai cosmetici all'elettronica, a seconda dell'aeroporto. Dovrò verificarlo la prossima volta che viaggio. Qualche consiglio per lo shopping duty free? Confronta i prezzi in anticipo e scopri cosa stai cercando. È facile lasciarsi trasportare. Buon consiglio. Farò una lista e mi atterrò ad essa. Inoltre, controlla i limiti duty free per la tua destinazione per evitare costi aggiuntivi. Grazie per i suggerimenti, sono entusiasta di fare acquisti in modo più intelligente nel mio prossimo viaggio. Lezione 25. Opzioni vegetariane. Hanno opzioni vegetariane al ristorante? Sì, lo fanno. Ho visto una varietà di piatti vegetariani disponibili nel menù. È fantastico. Ultimamente ho provato a mangiare più pasti a base vegetale. Anche io. È meglio per la salute e l'ambiente. Qual è il tuo piatto vegetariano preferito? Adoro una buona frittura vegetariana o una sostanziosa zuppa di lenticchie. E tu? Sono un fan del sushi vegetariano e degli involtini di falafel. Sono così saporiti. Dovremmo provare insieme le opzioni vegetariane qualche volta. È sempre divertente esplorare nuovi cibi.
Concordato. Pianifichiamo un appuntamento per la cena e rendiamolo una serata vegetariana. Sembra perfetto. Non vedo l'ora già. Lezione 26. Scarpe da corsa. Sto cercando un nuovo paio di scarpe da corsa. Qualche consiglio? Decisamente. Sto cercando un paio con una buona ammortizzazione e stabilità. Lo stesso qui. Hai una marca preferita? Ho avuto buone esperienze con marchi come Brooks e Asics. Sono ottimi per le lunghe percorrenze. Li controllerò. Dovrei andare in un negozio specializzato per una prova? Sì, ne vale la pena. Possono analizzare la tua andatura e consigliarti le scarpe migliori. È intelligente. Non voglio ritrovarmi con qualcosa che mi fa male ai piedi. Esattamente. Investire nelle scarpe giuste fa la differenza. Grazie per il consiglio, visiterò un negozio questo fine settimana. Lezione 27. Piani per le vacanze. Quanto tempo rimarrai in vacanza? Abbiamo intenzione di restare per una settimana. E tu? È solo un lungo weekend, ma spero di sfruttarlo al meglio. Cosa c'è nel tuo itinerario? Esplorare la città, provare il cibo locale e magari fare una gita di un giorno in campagna. Sembra rilassante. Stiamo progettando di visitare musei e fare qualche escursione. Carino. È fantastico mescolare cultura e natura. Esattamente. Condividiamo foto e storie al nostro ritorno. Affare. Buon viaggio. Lezione 28. Progetti artistici. Stendiamo grandi fogli di carta e usiamo colori o pastelli per creare immagini. Sembra davvero divertente. Lo fai spesso? Sì, è un ottimo modo per rilassarsi e diventare creativi. Che tipo di foto realizzi di solito? A volte paesaggi, a volte disegni astratti. Dipende dal mio umore. Mi piacerebbe provarlo. Sembra terapeutico. Lo è davvero. Dovresti unirti a me la prossima volta. Mi piacerebbe. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. Perfetto. Arte e buona compagnia, cosa potremmo chiedere di più? Lezione 29. Il gatto coraggioso. La scorsa notte ha inseguito un ragno ma aveva paura di toccarlo. È così divertente. I gatti sono creature così curiose. Di notte si rannicchia nel mio letto con me. È la cosa più dolce. Dorme sempre con te. Quasi tutte le sere. È come avere un piccolo compagno di stanza peloso. È adorabile. Ti sveglia presto? A volte, ma non mi dispiace. Le sue fusa sono così rilassanti. Sei fortunato ad avere un compagno così amorevole. Lo sono davvero. Lei è la mia piccola ombra. Lezione 30. Lo spirito olimpico. Lo sport olimpico ha un carattere veramente internazionale, come avrebbe voluto de Coubertin. D'altra parte, è anche una piattaforma per mostrare l'orgoglio e l'unità nazionale. Vero.
È un bellissimo equilibrio tra competizione e cameratismo. Pensi che le Olimpiadi siano ancora all'altezza dei loro ideali originali? Per la maggior parte sì. Uniscono le persone e ispirano l'eccellenza. È sorprendente come lo sport possa trascendere i confini e le culture. Esattamente. Le Olimpiadi ci ricordano cosa possiamo ottenere quando lavoriamo insieme. Speriamo che lo spirito dei giochi continui a ispirare le generazioni future. Concordato. Il mondo ha bisogno di più momenti di unità come questo. Lezione 31. Scoperta scioccante. Sono rimasto scioccato stamattina. Non avevo mai visto un gatto bere il tè prima. Veramente? È così insolito. I gatti di solito evitano tutto ciò che non è acqua o latte. Lo so. Era seduto lì, a leccare il tè come se fosse la cosa più normale. Forse era curioso o attratto dall'odore. I gatti possono essere così imprevedibili. Penso che il millepiedi che strisciava lì vicino debba avermi distratto all'inizio. Un millepiedi? Sembra proprio una giornata movimentata. Era. Non dimenticherò mai la vista di quel gatto che sorseggiava il tè con tanta calma. La natura ha sempre un modo di sorprenderci, non è vero? Assolutamente. Sono momenti come questi che rendono la vita così interessante. Lezione 32. Trovare soluzioni. Mi sono concentrato sulla ricerca di soluzioni ad alcune sfide sul lavoro ed è stato davvero gratificante. È eccellente! Di quali risultati sei più orgoglioso finora? Sono riuscito a semplificare un processo che causava ritardi e ha fatto un'enorme differenza. È impressionante. Deve essere fantastico vedere i tuoi sforzi ripagati in modo così tangibile. Lo fa. Ho anche lavorato per migliorare la comunicazione del team, il che ha cambiato le regole del gioco. La comunicazione è così importante. Come ti sei avvicinato a questo? Ho introdotto i check-in settimanali e ho incoraggiato tutti a condividere apertamente le proprie idee. È una strategia fantastica. Crea un ambiente più collaborativo. Esattamente. È sorprendente come piccoli cambiamenti possano portare a grandi miglioramenti. Lezione 33. Idee per abiti da festa. C'è una festa stasera e non so cosa indossare. Qualche idea? Che ne dici di provare una tuta alla moda? È elegante e comodo per una serata fuori. Una tuta? È una scelta interessante. Non ne ho mai indossato uno prima. È un ottimo modo per distinguersi e puoi accessoriarlo per adattarlo all'atmosfera della festa. Sembra divertente. Pensi che un colore audace o un tono neutro funzionerebbero meglio? Un colore audace farebbe sicuramente una dichiarazione, ma i neutri sono sempre di classe. Penso che opterò per qualcosa di audace. Dopotutto è una festa. Scelta perfetta. Avrai un aspetto fantastico e ti sentirai sicuro. Grazie per il suggerimento, sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo.